Dante e Oda sono gli autori di due delle storie più famose in tutto il mondo, nonostante tra loro passino 7 secoli. Oda è l'autore del manga più venduto di sempre, One Piece, e a un punto della sua storia, prima del suo Mezzo del Cammin, raccontando una saga ambientata in una prigione dalla quale non si può uscire, ha deciso di ispirarsi al sommo poeta. Infatti tale saga, dal nome Impel Down, trattata nei volumi 54, 55 e 56 del manga, più che genericamente omaggiare la prima delle tre parti della commedia di Dante, è proprio tratta da quella. I collegamenti sono tantissimi, quindi in questo video elenco solo proprio quei 10 per i quali non puoi commentare vabbè sarà stata una coincidenza, sei tu fissato con Dante, ma piuttosto ah ecco dove ha preso l'idea. Prima di iniziare con lo scioglierti un eventuale dubbio che potrebbe far crollare le basi di questo mio contenuto, Oda, devo rispondere a una domanda, cioè se Oda conosce l'opera nota come la Divina Commedia. Sì, all'inizio del 1900 sono state pubblicate le prime traduzioni in giapponese, non oso immaginare cosa ci sia scritto nella traduzione, già che quelle inglesi sono sbagliate, di tale opera, ma soprattutto alla fine del 1900 Go Nagai, uno dei mangaka più famosi di sempre, ha riadattato e pubblicato la Divina Commedia. Oda completa tale saga nel 2009. Iniziamo con i collegamenti. 1. La Selva Oscura. Parto dal volume precedente all'inizio della saga di Impel Down. Il volume 53 inizia con Orso, un personaggio che usa una mano per tenere la Bibbia e l'altra per dare schiaffoni che fanno volare i membri della ciurma di Rufy in parti diverse del mondo. Rufy stesso, il capitano della ciurma e protagonista dell'opera, viene spedito lontano e non si ricorda bene come, ma si ritrova dentro a una giungla. Primo canto, io non so ben ridir come i ventrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via, il Gesù della Bibbia, abbandonai. Ma poi chi fui al piede un colle giunto. E infatti Rufy, grazie all'aiuto di 3 donne, il corrispettivo giapponese di Maria, Lucia e Beatrice, riuscirà a salvarsi, uscendo da quella valle nella quale si ritrovò, quasi in punto di morte. Tant'è amara che poco più è morte, che poco è più morte, ma per trattar del ben chi vi trovai, dirò dell'altre cose chi vo scorte. 2. Le 3 fiere. Dante è impedito nella sua salita al colle da 3 fiere, animali selvaggi, che lo ostacolano. 3 fiere che non compaiono mai contemporaneamente, Una e Trina, e che in ordine di apparizione sono, primo canto, una lonza leggera e presta molto, che Oda rappresenta come una pantera. 2. La vista che m'apparve d'un leone mutato, ma presente anche in Oda. 3. E infine, ed una lupa, che di tutte brame, ed ecco le lupe di Oda. Ma non solo, queste 3 bestie compaiono proprio nello stesso ordine, sia nel manga sia nella commedia che nel manga. 3. La corrente trainante. Il corso di liquido che attraversa la fossa infernale dantesca, cambiando consistenza e nome, è così fondamentale che Virgilio nel 14° canto, quindi quando Dante aveva già visto molte cose, dice: «Tra tutto l'altro ch'io t'ho dimostrato, poscia che noi entrammo per la porta degli inferi, lo cui sogliare a nessuno è negato, cosa non fu dagli tuoi occhi scorta, notabile com'è il presente Rio, questo fiume di sangue bollente, il Flegetonta. Per arrivare al primo cerchio dell'inferno, il suo bordo, il suo limbo, il protagonista attraversa un corso d'acqua, l'Acheronte, su di una nave, aiutato da una guida amica, Virgilio, e da un traghettatore nemico, Caron. Allo stesso modo Rufy, per entrare nella prigione, attraversa un corso d'acqua, la corrente trainante, su di una nave, aiutato da una guida amica, Boa Hancock, e da un traghettatore nemico, il viceammiraglio Momonga. Tra l'altro entrambi i traghettatori sconsigliano tale viaggio. 4. I cancelli della giustizia. Prima di entrare in tale prigione, carcere, inferno, tutti i nomi che si trovano sia nel manga, tradotto, che in Dante, bisogna superare una porta che Oda chiama i cancelli della giustizia.
Dante nel terzo canto entra negli inferi attraverso una porta sopra la quale c'è scritto: per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente, giustizia, e in quel canto compare 3 volte la parola giustizia. 5. Direttore e vice direttore. La prigione di Oda ha un direttore, Magellan, che in combattimento usa una mossa dal nome Giudizio degli Inferi, più chiaro di così. Appena entrati nel secondo cerchio, nel vero e proprio inferno, se contiamo che il primo cerchio dantesco è il limbo, che proprio per definizione significa bordo, le anime, tutte, si sottopongono al giudizio di Minos. Quinto canto. Stavvi Minos orribilmente ringhia, esamina le colpe nell'entrata, giudica e manda secondo Cavinghia. E poi, sempre dinanzi a lui, Minos, ne stanno molte, di anime, vanno a vicenda ciascuna al giudizio, dicono e odono e poi sono giù volte. Questo direttore, tra l'altro, ha sempre la diarrea e, oltre che per motivi di trama, anche questo è perfettamente in linea con l'inferno di Dante, che va bene il buio e va bene il caldo, ma puzza di cacca e contiene parole quali letame, merda, merdose. Un brevissimo accenno se lo merita anche il vice direttore, Hannibal, nome che richiama uno dei più famosi avversari di Roma e che omaggia un'altra cultura famosa per il suo oltretomba e spesso citata anche nella commedia di Dante, quella degli antichi egizi. Il mento e il copricapo sono chiari riferimenti ai faraoni, in più contiene altri simboli, quali l'avere in mano un forcone a 3 denti, le ali da pipistrello, eccetera. 6. 3, 6, 9. La prigione creata da Oda sembrava essere composta da 5 piani. Questo 5 stonava tantissimo, ma per gran parte della saga si parla di 5 piani. Poi invece si scopre che c'è un sesto piano, più in basso, e allora i conti tornano. Il 5 non avrebbe avuto senso. A Dante, e quindi anche a Oda in questa saga, interessa il 3 e i suoi multipli. L'inferno dantesco è composto da 6 cerchi e il basso inferno dantesco da altri 3. 11° canto sono 3 cerchietti di grado in grado, come 6 cerchi che lassi già superati. 3 6 fa 9, 3 6 9, tutto torna. Ma prima ancora della suddivisione in cerchi o piani, non puoi non notare come Oda abbia pensato la sua prigione avendo come riferimento quella dantesca. L'una sott'acqua, l'altra sottoterra. Più si va in basso e peggiori sono le pene e i detenuti. L'una che si va a ingrandire, l'altra che si va a rimpicciolire, ma entrambe semplificando a forma di cono. Inoltre Oda, sempre in questa saga, ne approfitta per inserire il numero 3 e multipli anche quando non sarebbe necessario. Ad esempio il prigioniero Ace, intorno al quale gira tutto questo specifico racconto, sarà consegnato alle ore 9 all'ingresso principale per poi essere spostato, trasportato e giustiziato alle ore 3. 7. Le stesse fonti. Oda per la sua prigione infernale aggiunge Dante alle fonti che Dante stesso usa. Infatti in questi volumi del manga ci sono accenni alle Amazzoni con la loro regina. Nel quarto canto è citata la Pantasilea, regina delle Amazzoni. La donna più bella del mondo, nel quinto canto c'è Elena. Le 3 sorelle Gorgoni con tanto di Medusa che impietrisce con lo sguardo. Nono canto, Vegna Medusa Silfarem di smalto. Nel generico i vari guardiani demoniaci e nello specifico i 1000 miliziani posti a difesa di un passaggio fondamentale dentro all'inferno. In Oda la scala per il terzo livello è protetta da 1000 soldati. Nell'ottavo canto io vidi più di 1000 in sulle porte da ciel piovuti che stizzosamente dice An, chi è costui che senza morte va per lo regno della morta gente? I condannati che sperano di morire, primo canto, che alla seconda morte ciascun grida, laghi di sangue bollente, mura incandescenti di ferro, eccetera. Oda, 700 anni dopo, ha avuto inoltre la possibilità di aggiungere altre citazioni a fonti che Dante non poteva avere, perché relative a eventi ancora non successi, come ad esempio chiamare una nave Moby Dick oppure far tatuare col fuoco i prigionieri, come facevano nei campi di concentramento. 8. I titoli dei capitoli.
Forse mi bastava soltanto leggerti i titoli dei capitoli scelti da Oda per farti notare quanto si sia ispirato all'opera di Dante. Ne cito alcuni. Inferno. Terzo livello, l'inferno della fame. Nel terzo cerchio Dante incontra la colpa della gola. Minotauro, il guardiano demoniaco, proprio come nel 12° dell'inferno, nel 12° canto dell'inferno di Dante. Un gay all'inferno, con l'enorme spazio che Oda dà agli omosessuali all'inferno, gay way, il re travestito, il transferno, il regno dei transformati, e quelli che nella commedia sono definiti come coloro che spregiarono la natura dell'uomo offendendo Dio, anche se ci sarebbe molto da dire su quale Dante ritenesse fosse la natura dell'uomo. Quarto livello, l'inferno rovente. Quinto livello, l'inferno ghiacciato, proprio come nel 34° dell'inferno, lo imperador del doloroso regno, Satana, da mezzo il petto uscia fuor della ghiaccia. Alla fine c'è quel concetto condiviso dai due autori che chi riesce a lasciare l'inferno si sente rinato, ma soprattutto non vuole tornare mai più. 9. Il bosco dei violenti contro se stessi. All'interno della prigione inferno ci si imbatte in un bosco. Anche nell'inferno dantesco, nel 13° canto, Dante entra nel bosco dove risiedono i violenti contro se stessi. Dante descrive le due categorie che si trovano al suo interno. I primi sono violenti contro il proprio essere, il loro corpo, e allora le loro anime sono rinchiuse all'interno di piante che germogliano fino a diventare pruni, degli arbusti. Se gli spezzi un ramo, sanguinano e parlano. Oda scrive bosco rosso. I secondi sono violenti contro il proprio avere, il loro patrimonio, e corrono nudi in questo bosco rompendo le frasche e quindi graffiandosi, inseguiti da cagne. Di retro a loro era la selva piena di nere cagne, bramose correnti, come veltri cuscisser di catena. Il veltro è un cane da caccia. Oda scrive: i prigionieri in fuga, inseguiti dalle guardie e da ragni velenosi liberati ai loro piedi, corrono per la foresta e si tagliano. 10. Gesù, Dante e Rufi. Sono partito con la Bibbia e chiudo il cerchio con Gesù. Il protagonista del Nuovo Testamento, Gesù, è chiara fonte di ispirazione sia per il protagonista della commedia, Dante, che per il protagonista di One Piece, Rufi. Per non allontanarmi troppo dal titolo di questo video, ti faccio solo notare che in questi volumi nessuno che entra all'inferno potrebbe uscire da là, invece Gesù, Dante e Rufi lo fanno. Rufi, intossicato dal veleno, viene chiuso per un periodo che dovrebbe durare 3 giorni prima di risorgere all'interno di una grotta sigillata. Rufi esce dall'inferno liberando con sé alcuni che erano chiusi là dentro, come fece Gesù, dal limbo, raccontato nel 4° canto della commedia. Uscicci mai alcuno, o per suo merito o per altrui che poi fosse beato? Poi, quando ci vidi venire un possente, Gesù, con segno di vittoria coronato, trasseci l'ombra del primo parente, poi altri, e altri molti, e feceli beati, e vo che sappi che dinanzi ad essi spiriti umani non erano salvati. E infine, tutti e tre entrano in contatto, se non proprio diventano loro stessi, dipende dai punti di vista, Dio. Fine. I collegamenti palesi che ancora non ho citato tra le due prigioni sono tantissimi, ma mi fermo qui ringraziando il canale YouTube Il Martin Pescatore perché il suo video dal titolo Impel Down e la Divina Commedia, tutti i collegamenti, è stata l'ispirazione che mi ha fatto leggere con attenzione quei volumi del manga e realizzare questo video.